È sicuramente stata un'esperienza importante perché ti permette, come dire, di creare un'organizzazione al tema del dialogo, dandogli una scaletta, quindi come si fa a dialogare con le persone su un tema importante qual è l'energia. Nel tema energetico non c'è un qualche cosa che è la soluzione per tutto, ma esiste quello che meglio soddisfa le nostre esigenze. Bisogna fare un'analisi attenta in ogni singola area di intervento, capire soprattutto quelle che possono essere le materie prime da poter utilizzare direttamente lì sul posto, instaurando quello che è, come dire, un'attività a chilometro zero, riducendo i costi di trasporto, riducendo soprattutto i costi di approvvigionamento di quella materia prima e quindi utilizzare quelle risorse direttamente lì su quel territorio. Cercare la condivisione la più ampia possibile, in modo tale che se questa condivisione è allargata, chiunque un domani si trovi a dover amministrare il territorio non mette in discussione ciò che è stato fatto fino a quel giorno. Diversamente troppo spesso invece capita che chi amministra non concerta con la totalità del territorio e che quindi chi subentra nella fase successiva si sente autorizzato, non avendo condiviso quel processo, a ricominciare da capo un qualche cosa di alternativo rispetto a quello che, anche se positivo, è stato fatto in quel momento. Se c'è la condivisione, la collaborazione, la concertazione delle cose che si vanno a fare, facendo anche con un po' più di tempo, far capire quello che potrebbe essere il valore aggiunto, non tanto per noi oggi, ma e soprattutto per i figli, per i nostri figli, per il nostro domani, credo che questa sia la strada migliore da poter percorrere. Quindi coinvolgere i cittadini, ai cittadini chiedo di partecipare, avere la pazienza e l'umiltà di saper ascoltare, perché ciò che manca troppo spesso anche in noi amministratori è quella capacità di ascolto. È stata un'esperienza più che positiva perché è stata un'esperienza che mi ha messo, tra virgolette, davanti a uno specchio, dove mi ha dato i tempi dell'ascolto, cosa che invece a volte noi amministratori, come dire, dimentichiamo o pratichiamo poco. Invece stare attorno a un tavolo, aspettare il proprio turno che comunque viene dopo che il giro tavola inevitabilmente ha ascoltato tutti, è un qualche cosa, è un allenamento che va praticato. Noi dobbiamo acquisire appunto questa capacità di ascolto. Dopodiché, essendo stati scelti dalla gente per prendere delle decisioni, dopo aver ascoltato bisogna avere la capacità di fare una sintesi e bisogna decidere a quel punto mettere in campo ciò che pensiamo essere un qualcosa di positivo e di valore aggiunto per il territorio.